Hai mai riflettuto su cosa rende qualcuno seducente? Non sto parlando di trucchi, formule o quei consigli superficiali che vediamo in giro. La vera seduzione va oltre l'aspetto, riguarda l'energia che trasmetti, la presenza che occupi nello spazio. E sapevi che molte donne credono ancora di dover seguire schemi o formule per essere attraenti? Pensano che sia necessario adattarsi a qualcosa o a qualcuno per attirare l'attenzione. Ma e se ti dicessi che il vero potere della seduzione sta proprio nell'essere chi sei? Nell'essere a tuo agio con te stessa e con la tua pelle? Oggi esploreremo tutto questo insieme. Come la seduzione può essere naturale, senza sforzi esagerati, senza dover rientrare in uno schema. E, cosa più importante, come possa essere autentica, potente e, soprattutto, confortevole. Se sei pronta a scoprire il segreto della seduzione reale, quella che viene da dentro, che non richiede formule, ma una connessione genuina con il tuo potere interiore, continua a seguire. Benvenuta su Emozioni e Connessioni, dove esploriamo la bellezza delle emozioni e delle connessioni vere. Iniziamo insieme questo viaggio di scoperta. Ridefinisci il significato di seduzione. Cosa ti viene in mente quando pensi alla seduzione? Forse l'immagine di uno sguardo intenso, una risata coinvolgente, o magari quel sorriso irresistibile. Ma e se ti dicessi che tutto questo comincia da un luogo molto più profondo, dentro di te? La vera seduzione non è ciò che fai, ma come ti percepisci. Come ti senti quando ti guardi allo specchio? Sembra un po' diverso, vero? Ma pensaci bene, hai mai notato come le persone sicure di sé abbiano un'attrazione naturale? Non devono forzare nulla. La loro seduzione è quasi palpabile, perché è genuina. Non si tratta di accontentare gli altri, di adattarsi a ciò che si aspettano da te. La seduzione reale accade quando smetti di cercare di adattarti a un modello e inizi a connetterti con chi sei veramente. Allora, come ti senti quando sei te stessa? Quando valorizzi le tue imperfezioni, quando celebri le tue caratteristiche uniche? Sapevi che è proprio lì che si trova il segreto? Quando inizi a sentirti a tuo agio con la tua unicità, inizi a proiettare una fiducia che attira, naturalmente. Non perché ti nascondi dietro una maschera, ma perché ti accetti. Ora dimmi, cosa sarebbe se fossi in grado di guardarti e vedere tutta la bellezza che c'è nella tua autenticità? Hai mai pensato al potere di questo? Perché, quando ti riconosci, anche il mondo che ti circonda comincia a vedere la tua vera luce. E questa luce, amica mia, è l'essenza della seduzione. Quando capisci che la seduzione parte dall'interno, tutto cambia. Quell'incessante sforzo di adattarsi, di compiacere gli altri, comincia a svanire. Perché, invece di cercare una validazione esterna, inizi a convalidarti internamente. E questa sicurezza, questa certezza di chi sei, crea un'energia irresistibile intorno a te. Non si tratta di essere perfette, ma di essere vere. Quando ti connetti con te stessa, con la tua essenza, tutto ciò che ti circonda risponde in modo più autentico. Le persone sono naturalmente attratte da chi non ha paura di essere se stessa, senza maschere, senza artifici. Ed è proprio questa fiducia, questa libertà di essere, che rende la tua presenza seducente in un modo unico e potente. Crea uno spazio di fiducia. Hai mai notato come alcune donne abbiano una presenza che sembra illuminare qualsiasi ambiente? Non si tratta di essere perfette, né di essere sempre in ordine. No. Ciò che davvero attira le persone è la fiducia che emanano. Una fiducia che nasce dall'accettazione, non dalla ricerca incessante della perfezione. Ma cos'è, veramente, la fiducia? Non significa non commettere mai errori, non fallire mai. In realtà, la vera fiducia ha a che fare con qualcosa di molto più potente, è l'accettazione delle tue imperfezioni, dei tuoi errori e anche delle tue mancanze. Quando ti permetti di essere chi sei, con tutta la tua umanità, crei qualcosa di magico attorno a te, uno spazio di fiducia, dove le persone si sentono libere di essere se stesse. Ora, pensa bene, e se non dovessi più preoccuparti di essere sempre impeccabile?
E se, invece di cercare una postura perfetta, potessi semplicemente essere autentica, anche quando le cose vanno un po' fuori dai piani? Sai quel momento in cui qualcosa non va come ti aspettavi? E se, invece di cercare di correggere o nascondere, semplicemente ridessi di te stessa? Perché, credimi, quel momento di leggerezza può essere ancora più seducente di qualsiasi tentativo di mantenere una facciata di perfezione. Sembra controintuitivo, vero? Ma è proprio questo che rende le donne sicure di sé così irresistibili, la capacità di ridere dei propri fallimenti, di affrontare l'imprevisto con grazia e autenticità. Quando ti senti abbastanza a tuo agio da essere vulnerabile, senza paura di essere giudicata, crei un'atmosfera in cui le persone si sentono sicure di avvicinarsi. E questa fiducia che emani, senza sforzo, è ciò che fa brillare il tuo fascino. Stabilisci connessioni vere. Ti sei mai fermata a pensare al potere di una conversazione autentica? Non quelle chiacchiere vuote, dove ognuno aspetta il suo turno per parlare, ma quelle conversazioni che sembrano connetterti con l'altro in modo quasi magico. La vera seduzione inizia qui, nella connessione. Perché, alla fine, ciò che tutti cerchiamo, in un modo o nell'altro, è essere visti, compresi, ascoltati. E quando sei in grado di creare questo spazio per l'altro, di connetterti veramente con lui, non solo conquisti la sua attenzione, ma anche la sua ammirazione. Ma come si fa? La prima chiave è osservare. Prestare attenzione a ciò che sta accadendo di fronte a te. Cosa sta davvero dicendo la persona? Quali sono i suoi interessi, i suoi sentimenti? Invece di preoccuparti di cosa dire dopo, perché non ascolti davvero? Le risposte che cerchi non sono nelle parole preparate, nei copioni prestabiliti. Sono nel modo in cui l'altro si esprime, tra le righe, nelle piccole sfumature di una conversazione che, se presti la giusta attenzione, rivelano più di qualsiasi discorso preparato. E allora, chiediti, quando è stata l'ultima volta che hai fatto una domanda genuina? Non una domanda per riempire il silenzio, ma una che dimostri un interesse vero. Una domanda che faccia l'altro aprirsi, esporsi. E quando lo fa, lo senti. Senti che stai creando un'intimità emotiva, uno scambio che va oltre la superficialità. Ed è questo che rende la seduzione così potente. Non si tratta di esibire un'immagine o recitare un ruolo, ma di permettersi di essere vulnerabili, di condividere e di conoscere davvero l'altro. Perché, alla fine, sedurre è proprio questo. È far sentire l'altra persona come se, per un momento, fosse vista, ascoltata, compresa in un modo unico. E questa è una connessione a cui nessuno può resistere. Se ti sta piacendo questo video e vuoi altri consigli su come connetterti in modo autentico, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Iscrivendoti, non perderai nessun nuovo contenuto che ti aiuterà a esplorare la tua vera essenza e a rafforzare le tue relazioni. E, naturalmente, se ti è piaciuto il video, lascia un commento qui sotto. Mi piace sempre sapere cosa ne pensi. Continuiamo questa conversazione. Sii chiara nelle tue intenzioni. Ti è mai capitato di essere in una conversazione e notare che l'altra persona non ha idea di cosa stai cercando di dire? O magari, in un momento di incertezza, di non sapere come esprimere le tue intenzioni senza che tutto sembri confuso o forzato? La verità è che la chiarezza è uno dei doni più grandi che puoi fare a te stessa, e agli altri, nelle tue interazioni. E quando si parla di seduzione, questo non cambia. Immagina questa situazione: sei ad un incontro o in una conversazione con qualcuno che ti interessa davvero, ma invece di esprimere chiaramente quello che provi, cerchi di dare segnali sottili, sperando che l'altra persona indovini. Come pensi che potrebbe finire? Confusione, dubbi e, spesso, un allontanamento che avrebbe potuto essere evitato. La seduzione non deve essere un gioco di indovinelli. La magia sta nell'essere onesti riguardo alle proprie intenzioni, senza complicazioni. Allora, come fare questo in modo naturale? La prima chiave sta nel linguaggio del corpo. Sapevi che gran parte di quello che vuoi comunicare non viene dalle parole che scegli, ma dai gesti che fai?
Un sorriso sincero, un contatto visivo, una postura aperta, tutto questo manda segnali chiari, senza forzature. Quando usi questi segnali con intenzione, senza fretta o esagerazioni, crei uno spazio di autenticità. Non è necessario agire in modo distante o, al contrario, essere eccessivamente diretti. La sottigliezza è il segreto. E la cosa migliore è che essere chiara riguardo alle tue intenzioni crea un ambiente dove l'altra persona si sente più a suo agio nel rispondere allo stesso modo. Chiarendo quello che vuoi, non solo eviti malintesi, ma apri la porta a interazioni più reali e profonde. E chi non si sente attratto da una donna che sa cosa vuole, ma lo fa con leggerezza e fascino? Lavorare sulla tua comunicazione non verbale. Hai mai notato come uno sguardo possa dire più di 1000 parole? Un sorriso che, senza sforzo, trasmette fiducia, o un semplice gesto che fa battere il cuore più forte. La comunicazione non verbale è, senza dubbio, uno degli strumenti più potenti che abbiamo per esprimerci, ma spesso non ci rendiamo conto della sua forza. Il corpo parla, e lo fa in un modo che, spesso, è più sincero di qualsiasi cosa tu possa dire. Pensa per un momento, ti è mai capitato di conversare con qualcuno che ha parlato pochissimo, ma è riuscito comunque a conquistarti? Con me. Forse è stato il modo in cui quella persona si è posizionata, lo sguardo che brillava nei suoi occhi, o l'energia che emanava solo con la sua presenza. Non erano parole preparate, né frasi ad effetto. Era il linguaggio silenzioso del corpo che parlava più forte di qualsiasi altra cosa. E sapevi esattamente cosa quella persona voleva, senza bisogno di spiegazioni. Ora, come puoi usare questo a tuo favore? Il segreto sta nella sottigliezza. Non c'è bisogno di esagerare o di fare gesti drammatici. A volte, il modo più efficace per comunicare qualcosa è con un leggero tocco sul braccio, un sorriso tranquillo, o uno sguardo profondo e attento. La naturalezza dei tuoi movimenti può essere molto più seducente di gesti forzati o esagerati. La chiave sta nella fiducia di sapere che non devi gridare, letteralmente, per essere ascoltata. Ma la cosa più importante è l'energia che proietti. Come ti presenti nel mondo? Cosa dice la tua postura su di te, anche prima di aprire bocca? Quando entri in un ambiente, cosa notano le persone prima di sentire ciò che hai da dire? Questo è ciò che davvero conta. La tua postura, la tua presenza, il modo in cui occupi lo spazio attorno a te, tutto questo sta trasmettendo un messaggio. E la parte migliore è che hai il controllo su questo. Ogni tuo movimento, ogni gesto, può essere un modo per attrarre l'attenzione in modo naturale, senza fretta, senza pressione. Basta stare attenta all'energia che stai proiettando e fidarti di essa. Il corpo non mente mai, e la tua presenza può essere la cosa più seducente che tu possa offrire. Usa la tua voce come strumento di seduzione. Hai mai notato come alcune voci riescano a catturarti, come se ogni parola fosse progettata per avvolgerti? Una voce morbida, tranquilla, che trasmette un tono di fiducia e che, senza sforzo, ti fa venire voglia di ascoltare di più. Ora, immagina il potere che hai, con solo la tua voce, di creare una connessione istantanea. Perché, credimi, il modo in cui parli può essere tanto impattante quanto ciò che realmente dici. Sembra semplice, vero? Ma c'è qualcosa di magico nel modo in cui le parole vengono pronunciate. La cadenza della tua voce, la scelta dei toni, la pausa perfetta nel momento giusto, tutto questo crea un'atmosfera di vicinanza, come se stessi condividendo qualcosa di intimo, qualcosa di speciale. Ti è mai capitato di sentire questo durante una conversazione? Quando qualcuno parla con calma, senza fretta, scegliendo con attenzione ciò che dice, ti senti connesso, come se fossi in sintonia con quella persona. La tua voce trasmette più delle parole, trasmette emozione. E ciò che rende la tua voce così potente è che parla senza parole. Sì, le parole hanno il loro potere, ma è il modo in cui le avvolgi che fa davvero la differenza. Una pausa strategica può creare suspense. Un tono più dolce può invitare ad avvicinarsi, mentre un tono deciso e sicuro comunica chiarezza e sicurezza.
Ogni frase, ogni sillaba, ha il potere di disegnare un'immagine nella mente di chi ascolta. È la voce che affascina, che tranquillizza, che seduce. Ti sei mai fermata a pensare che la seduzione non sta solo in ciò che dici, ma nel modo in cui lo dici? Prova a parlare un po' più lentamente, mettici un po' più di dolcezza nel tono. Noterai come l'ambiente cambia, come le persone intorno a te iniziano ad ascoltare con più attenzione. È come se la tua voce dicesse: so cosa sto dicendo. E tu meriti di ascoltare ogni parola. La prossima volta che ti esprimerai, prova a mettere un po' più di emozione nella tua voce. Usa la pausa per creare aspettativa. Modula i toni in modo che trasmettano la fiducia che provi. Perché, alla fine, la tua voce è uno degli strumenti più seducenti che puoi usare. Va oltre ciò che dici e parla direttamente al cuore di chi ascolta. Adotta la sottigliezza del tocco, con consenso. Hai mai notato come, a volte, un semplice tocco possa cambiare completamente l'atmosfera di una conversazione? Come se, con un solo gesto, la distanza tra due persone sparisse e, per un momento, il mondo intorno si fermasse. Il tocco ha questa magia sottile. È uno strumento potente per creare connessione, ma con una grande responsabilità. Quando usato con leggerezza e rispetto, può aumentare la vicinanza in modo naturale, senza parole. Immagina di essere in una conversazione intensa, dove le parole sono importanti, ma invece di concludere la frase, tocchi delicatamente il braccio dell'altra persona, come un tocco casuale, quasi impercettibile. Noti come l'energia cambia. Il tocco trasmette qualcosa che il linguaggio non può esprimere. Parla direttamente al corpo, al subconscio, creando una sensazione di intimità senza fretta, senza pressioni. Ora, pensaci un attimo, perché questo funziona? Perché il tocco rompe le barriere. È più di un'interazione fisica, è uno scambio di energia, un modo per dire sono qui, presente, con te. E la cosa interessante è che non deve essere invadente. Non si tratta di toccare, ma di come toccare. La leggerezza, la morbidezza, il rispetto per i limiti dell'altro. Il tocco, quando fatto con intenzione genuina e nel momento giusto, crea una tensione positiva, un'aspettativa che fluisce in modo naturale. Ma c'è un punto fondamentale: il tocco è potente solo se è consensuale. Rispettare lo spazio dell'altro è essenziale. Ogni persona ha la sua zona di comfort, e devi stare attenta a questo. Se qualcuno si allontana o non risponde nel modo previsto, è il momento di ritirarsi, senza fretta. Il segreto sta nel non forzare mai, nel non fare pressione, ma nell'offrire un tocco che sia davvero benvenuto, che completi la comunicazione. La sottigliezza è la chiave. Un tocco che va oltre il fisico, perché trasmette qualcosa di più profondo, qualcosa che le parole non sempre riescono a raggiungere. Crea una sensazione di fiducia, di comfort. È un invito, non un'esigenza. E quando lo fai con autenticità e rispetto, non stai solo creando una connessione fisica, ma una connessione emotiva che può andare oltre la conversazione. Sappi quando ritirarti. Hai mai pensato che, in molte situazioni, la vera seduzione non stia nell'insistere, ma nel sapere quando fare un passo indietro? La seduzione è un gioco di energia, ma, come in ogni gioco, non sempre le regole sono chiare. A volte, la risposta che ricevi non è quella che ti aspettavi, e l'arte della seduzione passa anche dalla capacità di ritirarsi con dignità. La domanda è: come reagisci quando non c'è reciprocità? Capire quando fermarsi, quando fare un passo indietro, è una delle abilità più preziose che puoi coltivare. Non si tratta di disperazione o frustrazione, ma di sapere che, anche senza reciprocità, mantieni la tua integrità e fiducia intatte. Non c'è nulla di male nel non essere corrisposta, è una cosa naturale. Il rifiuto fa parte della vita e, invece di frustrarti, dovresti vederlo come un'opportunità di crescita e apprendimento. Ora, immagina la differenza che fa quando ti ritiri con grazia, senza fretta, senza pressioni, con la fiducia di chi sa che la propria energia è preziosa. Hai mai notato come il modo in cui qualcuno gestisce un rifiuto possa, in realtà, essere un fattore di attrazione? Mostrare maturità, non prenderla sul personale e andare avanti con eleganza, questo sì, dimostra una forza enorme.
Questo trasmette qualcosa di profondo a chi osserva, una fiducia serena che non dipende dalla validazione degli altri per restare salda. Sapevi che questa capacità di affrontare i rifiuti aumenta la tua attrattività? Questo perché rivela una persona emotivamente matura, che non si lascia abbattere dalle difficoltà. Una donna che sa quando ritirarsi dimostra autostima, che è la base di ogni vera seduzione. Non si tratta di evitare i momenti difficili, ma di sapere che, per quanto il gioco della seduzione comporti incertezze, tu resti sempre l'autrice della tua storia, senza perderti nelle aspettative degli altri. Quindi, quando arriva il rifiuto, invece di sentirti sconfitta, chiediti: come posso usare questa situazione per rafforzare ancora di più la mia fiducia? Come posso uscire da questa esperienza con più consapevolezza, più leggerezza e più potere? Perché, alla fine, sapere come ritirarsi con grazia è uno dei segni di forza più grandi che puoi mostrare. Essere seduttiva, cosa significa davvero essere seduttiva? Forse hai pensato che essere seduttiva significhi seguire uno schema prestabilito, un manuale di regole infallibili per attirare sguardi e attenzioni. Ma, in realtà, la seduzione è molto più di questo. Si tratta di essere te stessa, con fiducia, autenticità. Non c'è nulla di più potente di questo. Quando ti conosci profondamente e ti senti a tuo agio nella tua pelle, inizi a renderti conto che la vera seduzione non sta nei trucchi, ma nell'energia che emani naturalmente. È questa fiducia silenziosa che crea l'attrazione, senza sforzo, senza maschera. E chi non si incanta con qualcuno che irradia questo tipo di autostima, vero? Ora ti chiedo, ti sei mai fermata a esplorare il tuo fascino naturale? Cosa succede quando ti permetti di essere al 100% te stessa, senza paura del giudizio, senza preoccuparti di ciò che gli altri si aspettano? Che ne dici di cominciare a scoprire questo processo oggi stesso? Ricorda, la seduzione è una danza. Una danza divertente, rispettosa e, soprattutto, ispiratrice. Una danza che inizia quando ti senti a tuo agio con chi sei realmente. E qui su Emozioni e Connessioni siamo sempre alla ricerca di queste scoperte, di questa energia che va oltre l'aspetto esteriore. Quindi, se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e non dimenticare di lasciare un commento qui sotto. Lo sapevi già tutto questo? Com'è stata la tua esperienza con questi aspetti della seduzione? Che storie hai da raccontare sui tuoi rapporti? Parliamone e condividiamo. Mi piacerebbe tanto sapere cosa ne pensi. Alla fine, la vera seduzione inizia quando ti permetti di essere chi sei veramente.